Eccoci qua. Quindi buonasera a tutti e iniziamo il nostro webinar che ho intitolato Successo e risultati nella vita di tutti i giorni. Allora, la mia idea di oggi è di non darvi necessariamente tecniche o strategie che siano delle piccole cose che poi dopo devono essere riadattate in mille altre occasioni. La mia idea oggi è, come usualmente faccio in queste riunioni, in questi webinar, di darvi dei punti chiave su cui cominciare a riflettere, su cominciare a meditare e cercare di capire se state procedendo verso quello che poi oggi cercheremo di capire che cos'è, verso il vostro successo, in una forma più naturale, più consona per voi e che vi dia soddisfazione. Quindi l'idea totale di oggi l'ho divisa in piccoli capitoletti e questi capitoletti saranno il successo, i risultati, la programmazione, l'ipnosi. E poi parleremo un po' anche di un aspetto, a mio avviso, troppo sottovalutato della PNL. Quindi sarà una grossa cavalcata, avrò tante cose da dire, inizierò un po' a dire delle cose, poi magari se avete delle domande nello specifico alzate pure la mano perché tanto vi vedo e riusciremo a interagire. Nell'ultima parte poi dopo io sarò assolutamente disponibile a tutte le vostre domande. Nel frattempo, se volete, sapete che c'è una chat qui, potete scrivere le vostre domande, magari così almeno che non vi vanno via dalla testa e potete essere tranquilli e rilassati mentre mi ascoltate esporre queste cose. Per le persone che non mi conoscono, mi presento, mi chiamo Caruso Colzi, ecco, ora sono, e poi dopo si parte con la rassegna, un ipnotista, un ipnologo, un master practitioner in PNL, sono hypnotherapist, mi occupo di crescita personale da quasi 15 anni e ultimamente sto cercando di spingere sempre di più un certo tipo di percorso che si chiama formazione trasformativa, che è un percorso un po' particolare dove sì, si fa della formazione per comprendere, per avere sempre strumenti migliori per noi stessi, per vivere meglio, ma c'è all'interno una trasformazione perché utilizzo in 8 settimane di percorso molta ipnosi e tutto quello che insomma so fare per cambiare anche le persone. Quindi qualora vogliate prendere in considerazione questo discorso di fare un percorso con me, sappiate che in formazione trasformativa si parla di potere personale, felicità, libertà, autoipnosi, come maneggiare gli stati, faremo ipnosi ovviamente insieme e molto, molto altro. Detto questo e presentato, cominciamo a parlare un pochino di quello che secondo me dovremmo mettere come basi del successo. E noterete che ci saranno delle piccole polemiche all'interno di questa roba, no? Come dicevo prima, le 2 paginette mie consone, però è un po' una caratteristica mia, cioè aprire un attimo una piccola polemica per farvi anche riflettere su alcuni temi. La prima cosa che mi piacerebbe dire è questa. Per comprendere che cos'è il successo lo potremmo definire in tante maniere, però un primo passo sarebbe riuscire a mettere in contrapposizione il successo con la fama. Cioè, troppo spesso in televisione o comunque anche nei social, nel web, sentiamo che fama e successo sono sinonimi fra loro, ma questa cosa qua non è così. Per esempio, se volete diventare famosi, è molto 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 facile. Se volete invece essere persone di successo, la cosa si complica un bel po' e vedremo perché si complica un bel po'. Non è detto che sia difficile, ma insomma, passo passo vi darò dei modi, degli atteggiamenti, dei concetti su cui potrete cominciare a lavorarci in autonomia. La prima cosa, diventare famosi. Se volete diventare famosi, prendete la vostra videocamera o il vostro cellulare, vi mettete un dito nel naso, vi scaccolate bene bene, fate una pallina con la caccola e ve la mangiate, 10 secondi di video e io vi assicuro che quella roba schifosa diventa virale. Diventa virale. Voi avete fama, ma non avete successo perché non avete costruito niente. Siete riconoscibili, ok? Siete diventati famosi,
ma vi ricordo ancora, la fama e il successo sono cose molto distanti. Tra l'altro, Lucia, che è qui presente, l'altro pomeriggio mi diceva appunto che aveva scoperto questa cosa dell'inglese, no? Che dicono essere famosi per essere famosi, no? L'essere famoso per essere famoso. Ecco, questo senso del non produrre niente e del portare l'attenzione da un punto A a un punto B, lo rivedremo durante questo incontro insieme, questo webinar, e lo vedremo però molto più ben strutturato. Quindi cominciamo a pensare che se volete essere delle persone di successo, il discorso della fama vi deve toccare praticamente per niente, non ve ne dovete occupare, ok? Entriamo un po' più nello specifico. Innanzitutto una cosa che non prendiamo mai in considerazione è che la parola successo è participio passato del verbo succedere, ok? Quindi questa cosa mi ha fatto sempre ridere perché non ce ne accorgiamo, però se è una cosa che succede è anche collegato al verbo accadere. Ora, il successo è, per definizione, un qualcosa che viene dopo. Quindi, quando io sento dire sto facendo delle cose per guadagnarmi il successo, significa che io sto mettendo il successo mentalmente prima delle cose che sto facendo. Ci sono delle strategie nel mio lavoro che prevedono il lavorare al contrario, cioè partire dall'obiettivo che si vuole raggiungere e poi capire quanti passi o che passi abbiamo fatto per raggiungerlo. Ma quando si parla di successo, dobbiamo sempre prendere in considerazione che viene dopo, che c'è una serie di azioni che si fanno comunque e quindi la valutazione del successo è un qualcosa a posteriori. Possiamo, in un altro modo, possiamo valutare solo successivamente. Sentite questa cosa che è ridondante, no? Successo, succedere, successivamente. Ricordatevi sta roba perché è una chiave di lettura che ci è molto utile. Abbiamo detto che c'è una assonanza tra succedere e accadere, cioè tra ciò che è successo e ciò che è accaduto, no? E quando ci chiediamo la domanda, questo è proprio un gioco di parole, quando ci chiediamo la domanda cos'è successo, non riusciamo, se non lo collochiamo all'interno di un ambiente, non riusciamo a comprendere se stiamo chiedendo che cos'è il successo o che cos'è successo nel senso che cos'è accaduto. Qualcuno l'ho perso, ma non importa, rivedrete la registrazione. Il fatto è che quando ci chiediamo che cos'è il successo e che cos'è accaduto, mettiamo subito in chiaro che qualcosa è stato fatto, che qualcosa l'abbiamo fatto o che qualcuno ha fatto qualcosa. E allora il successo si basa sui fatti. Vedremo dopo, in funzione dei risultati, che cosa significa questa cosa, che il successo si basa sui fatti, sulle azioni già svolte, non sulle azioni da svolgere. Ok? Quindi si ottiene attraverso il fare, ma questo ha a che fare solo con il successo visto slegato dalla persona. Da qualche parte ho scritto successo nella vita di tutti i giorni. Per successo nella vita di tutti i giorni si intende che quella roba là che stiamo facendo accadere, che stiamo producendo, in qualche modo se ha successo è perché parla di noi. Quindi all'interno del successo della nostra vita, se vogliamo essere persone di successo, e vi ricordo un'altra volta, non famose, non ha nulla a che fare, persone di successo che riescano a fare accadere cose che lo riguardano, che lo soddisfano, ok? In questo senso abbiamo bisogno di cominciare a valutare due cose fondamentali. La prima è la congruenza e la seconda è la coerenza. Ho detto prima e seconda, ma sono interscambiabili. Se avete un po' di voglia di approfondire queste cose, ve lo consiglio, leggete qualcosa sulla coerenza e sulla congruenza. Il riassuntino, la sintesi che faccio oggi per voi è questo.
Si è coerenti quando le parti interne di noi sono insieme, lavorano insieme. Quindi non c'è una sorta di combattimento interno, non ci sono sabotaggi interni, non ci sono resistenze. Se voi avete delle resistenze interne, se non siete coerenti con voi stessi, se le vostre parti non sono insieme lavorando per un unico risultato, ecco, in quel caso lì dovete lavorare sulla vostra coerenza. Ok? Quindi la coerenza è un qualcosa dentro, è un'integrazione interna, mentre la congruenza ha a che fare con quello che è, scusate il gioco di parole, coerente fra il dentro e il fuori. La congruenza è una delle cose che si studiano moltissimo in linguistica. Un linguaggio congruente è dire, per esempio, ho mangiato un panino piccolo, ok? Un piccolo sandwich. Ma se io dico ho mangiato un piccolo panino, capite bene che questa comunicazione è incongruente, perché io dico piccolo, ma con le mani faccio grande. Quindi le comunicazioni verbale e non verbale non sono congruenti fra loro. Quindi creo fuori disordine, quindi creo un qualcosa, creo e quindi faccio. Tutto questo webinar sarà basato su questo, il creare, il fare, il produrre, ok? Perché il successo, ve lo ripeto, si basa sui fatti. Allora, se io creo disordine fuori, non sono soddisfatto perché dentro risento disordine. Siccome una delle cose che abbiamo visto già è la coerenza, quindi questa coesione fra le nostre parti, questo ordine interno, questa integrazione all'interno, bisogna che poi la manifesti in maniera congruente anche all'esterno. Facciamo un passo indietro, così prendo tutta questa roba che vi ho detto e la rimettiamo di nuovo dall'inizio. Sappiamo che il successo basa il proprio percorso su azioni fatte. Queste azioni fatte risentono di queste due grandi cose della nostra vita, la coerenza, cioè come noi siamo ben integrati dentro, e la congruenza, come noi portiamo il nostro essere dentro a manifestarsi fuori. Adesso è un po' più chiaro. Questo è sì, questo è no, aiutatemi, è un po' più chiaro. Perfetto. Andiamo avanti perché poi piano piano tutte queste cose vedrete che diventano normalissime, cioè diventano quasi banali, ok? Ed è importante perché così le potete maneggiare tranquillamente. Allora, ehm, dove sono arrivato? Sì, allora, per essere coerenti, per essere congruenti nelle cose che facciamo, nelle cose che vogliamo realizzare ed avere successo, in qualche modo dobbiamo camminare la nostra strada, cioè imparare a manifestare chi siamo. In questo periodo storico c'è un grosso paletto per questa roba qua, perché ci facciamo traviare dalla approvazione esterna. Le persone di successo, se ci parlate e cominciate a fare un po' una ricerca, vi rendete conto che dell'approvazione esterna, dell'approvazione dell'opinione pubblica, se ne sbattono a dei livelli incredibili. Cioè loro hanno la loro strada, il loro modo di pensare, non che sia una chiusura, ragazzi, perché se no vuol dire che non avete lavorato bene su voi stessi con la vostra coerenza. Io sto dicendo, volete realizzare qualcosa nella vostra vita, ci credete davvero? Ecco che uno dei paletti grossi potrebbe essere proprio il fatto del cercare l'approvazione esterna. Se cercate approvazione esterna, state cadendo dentro una trappola che si chiama fama, essere famosi. Ora capite perché vi ho detto la fama e il successo sono due cose distanti fra loro, non vi fate fregare. Ognuno di voi, ognuno di noi, mi ci metto anch'io perché anch'io sono nei giochi, ha delle cose importanti da dire a questo mondo e bisogna che le dica con una coerenza interna e una congruenza esterna, senza lasciarsi traviare da il fatto che le persone approvino più o meno. Guardate che i grandi punti di svolta, anche storici, sono stati fatti da persone che, lo metto fra virgolette,
erano dei grandi rivoluzionari. Hanno creato delle rivoluzioni, non soltanto le rivoluzioni con i bastoni e con i picconi, ma delle rivoluzioni a livello artistico, a livello mentale, a livello di come ci si pone di fronte a determinati tipi di argomenti. Mi seguite fino a qui? Ma come fate voi a cambiare parte della storia delle persone che vi stanno intorno se cercate la loro approvazione? Quindi attenzione, su questo discorso ci ritorneremo anche dopo, però è una cosa importante. Le persone di successo stanno poco attente alla approvazione esterna. Ehm, Ho conosciuto tante persone che si sono lasciate bloccare da questo. Hanno avuto delle idee incredibili, anche delle idee, voglio dire, di non necessariamente enormi, piccole cose che servono quotidianamente, no? Un coltello con una forma diversa, oppure un cucchiaio, no? Fatto per delle persone che hanno delle menomazioni per la mano. Tutte cose che poi le persone accanto dicevano, ma che stai a fare? Ma chi vuoi che te lo compri quella roba là? Ed ecco che questo scompenso tra approvazione e disapprovazione esterna è stato quel paletto bastardo che ha bloccato invece un corso, un qualcosa, un percorso di successo. Ma come facciamo noi, vediamo se siete stati attenti, a capire se quel percorso sarà di successo? Non lo possiamo sapere, ragazzi, perché ci basiamo sui fatti. E il fatto è il participio passato di fare. Siccome successo è participio passato di succedere e il successo si basa sui fatti, i fatti sono al passato e quindi noi prima facciamo qualcosa e poi possiamo capire se siamo persone di successo. Un'altra delle cose appunto importanti è capire se stiamo camminando la nostra strada, non se la stiamo realizzando. Già semplicemente se siamo sulla nostra strada, ci sentiamo l'80% più realizzati rispetto a persone che sono completamente da un'altra parte. E credetemi, per il lavoro che faccio ne conosco tantissime di persone che sono molto distanti da il loro cammino, il loro percorso traviati da il fatto che qualcuno gli ha detto che per fare un certo tipo di lavoro bisogna vestirsi in una certa maniera, traviati da questa furia dell'omologazione tutti uguali. Ok? Vi sarete accorti, per esempio, che gli YouTuber si fanno chiamare influencer, ma alla fine uno fa un video azzeccato e poi ce ne sono 500 che fanno lo stesso video copiato. Ma cosa vuoi che influenzino? Questi sono dei ripetitori e basta. Quindi per me quelle persone non possono essere persone di successo. Ci siamo fino a qui. Mi fate così con la testa, mi fate capire che state seguendo. Questa cosa, io ve lo dico, ci succede a tutti noi in punti più piccoli o per momenti più grandi della nostra vita, questa roba ci succede. La sensazione del non essere apprezzati dagli altri e lasciare o abbandonare per un periodo il nostro percorso perché sentiamo la necessità dell'essere coccolati, poi alla fine ti fai coccolare da qualcuno che non sta coccolando te. Non sta coccolando te perché tu non sei quella persona lì, tu dovresti essere altrove. Capite l'importanza del dividere il senso della fama con il senso del successo? E qui vedo facce che hanno l'intenzione di essere persone molto di successo e molto probabilmente ve ne state sbattendo della fama. Perché per essere famosi avreste preferito andare come quei 400-500 dementi della vostra città a farvi l'aperitivo tutti messi per bene, impicchiettati e fare il fighettino o la fighettina di turno. Ecco, quello è un modo per essere famosi, per entrare all'interno della fama, per essere riconosciuti. La persona che investe sul proprio successo è una persona che investe tantissimo su se stesso.
che investe in quelli che nel mio lavoro si chiamano percorsi di crescita personale, ma li potete chiamare in tutti i modi, che investe sulla propria fisicità e quindi va a fare uno sport perché gli fa bene, non perché deve vincere una competizione, che fa una gara podistica perché vuole vincere su se stesso e comprendere come il proprio miglioramento lo soddisfa, piuttosto che competere con gli altri perché sono migliori e peggiori. Qui si apre un ventaglio di opportunità che fa sì che il successo sia molto, ma molto più sano rispetto a tutto il concetto di fama che ci hanno propinato fino adesso in televisione. Ok? Allora, vi avevo già avvertito che c'erano delle note piccole di polemica, ok? E cominciate a capire perché, va bene? Allora, eh, una delle cose interessanti che ho notato delle persone che vivono il successo, che sono di successo, è che non hanno paura di chiedersi chi sono. Cioè, questa ricerca spasmodica dall'interno, di cercare di capire chi si è per poi manifestarlo fuori, no? Poi farò un video a parte su questo argomento perché secondo me ne vale la pena, però due sono le domande, a mio avviso, fondamentali. Sono chi sono e che cosa voglio. Quando siete nella zona di integrazione, chiamatela come vi pare, oggi la chiameremo zona di integrazione, inventata adesso, chi se ne frega, il, la domanda chi sono e la domanda chi voglio diventa un'unica domanda e dice io voglio sapere chi sono. A quel punto siete un treno, non vi ferma nessuno. Questo non significa non essere sensibili, pensare soltanto a sé, eh? Non andate verso quella zona là, non c'entra niente. Ok, qui stiamo parlando dell'essere persone di successo. Quindi capite bene che chi si chiede chi è, va a cercare formazione costante, legge tanti libri, ascolta moltissimi video, ovviamente prende la televisione e la scaraventa fuori dalla finestra, perché quello è un mezzo per capire tu chi non sei, anzi per essere traviato, ok? Le persone di successo spesso e volentieri non ve lo dicono, ma scelgono molto attentamente i propri mentori. Ok? Una cosa che forse ho detto a qualcuno di voi, così parlando en passant, io tutti gli anni investo moltissimo, moltissimo denaro nella mia formazione. Usualmente la mia formazione la faccio, se riesco, febbraio, marzo, aprile. Quella è una zona dell'anno che a me mi risuona molto bene per la mia formazione. Quando ho finito di fare la mia formazione, mentre sto studiando la roba che ho imparato e la sto applicando, sto cominciando già a fare ricerche per arrivare all'anno successivo e scegliere quale sarà il mio mentore nuovo, quale sarà la scuola che mi può dare quella cosa che mi sta mancando. Quindi anche questo dovrebbe essere uno dei percorsi che dovremmo fare. Ok? Guardate che questa roba qua è stata sublimata, poi ne parleremo magari anche in altri video, ma da tutto quello che sono le recensioni. Ora, la recensione nasce come una cosa fantastica. Fra l'altro io avevo un insegnante di italiano, pace all'anima sua, è morto e gli volevo un sacco di bene. Credetemi, si chiamava Enrico Fusaro. Ok, mi sto emozionando perché davvero ho pianto tanto per questa storia. Lui faceva le recensioni per i libri, ha lavorato per tantissime case editrici. Lui che cosa faceva? Leggeva i libri e li recensiva. Ed era importante perché tanti di quei piccoli trafiletti di 20 righe che trovate dietro il libro, che vi raccontano il libro, che in 20 righe vi facevano entrare dentro, vi facevano sentire qual era il sapore di quel libro, ecco, quelle dovevano essere fatte da professionisti che il libro se l'erano letto davvero. Adesso sta storia della recensione è diventata tutta una bufala, perché le recensioni le possiamo comprare.
E allora capite che la famosità, cioè l'essere il best seller, adesso non ha più nessun tipo di significato con essere quel libro che realmente ne vale la pena. Ancora una volta, ritorniamo all'inizio di tutta questa pagina. Avete capito perché fama e successo sono cose molto distanti fra loro? E perché un influencer dovrebbe essere una persona famosa? Semmai dovrebbe una persona di successo influenzare automaticamente, ma te lo vai a cercare te, lo devi seguire, non è lui che ti entra in casa, che fa qualcosa per essere approvato in modo che tu orienti l'attenzione su di lui. Cominciate a riflettere su sta roba perché se vi sganciate da queste maglie, da queste zavorre che portano in profondità, ecco, cominciate a andare molto più veloci nel vostro percorso. Qualunque esso sia, potreste essere di successo nella vostra relazione, potreste essere degli uomini di successo, delle donne di successo, appunto nel lavoro, nello sport, nella musica, nell'arte, nella manifestazione anche artistica, voglio dire, di fare video. Un'altra cosa, e poi passiamo al secondo capitolo, un'altra cosa secondo me importante su cui dovremmo tanto riflettere è che per le persone di successo il concetto di ricchezza ha a che fare con la relazione, non ha a che fare con i soldi. E qui ve la lascio un attimo aleatoria, perché se voi cominciate a capire che ci sono relazioni che hanno un certo tipo di valore e relazioni che non ne hanno, dovete chiedervi qual è la relazione di valore. È quella che mi introduce in un ambiente che a me mi serve per diventare più famoso o che mi introduce in una zona della mia vita che apre una porta alla mia espressione. E capite bene che cercare una relazione in un modo e cercare una relazione in un altro vi spalanca completamente il cervello. Quindi le persone di successo sentono il valore della ricchezza attraverso le relazioni che hanno. Io e Clara seguiamo Team Icamis, anche Celestino lo segue. E lui dice questa cosa che io trovo giustissima. Dovete licenziare i vostri amici che non fanno bene gli amici. Se un vostro amico non sa spingere chi siete, non vi fa un complimento, è sempre a gareggiare competitivamente su qualcosa e non vede l'ora di buttarvi giù perché se vi butta giù lui allora si sente meglio. Quelle persone le dovete licenziare. Non potrete mai essere persone di successo se avete accanto delle merde in questo modo. E ho detto in questo modo. Allora, ci sono, apro una piccola polemica, ma poi la chiudo subito così entriamo nel secondo capitolo di oggi. Ci sono delle persone che sono così piccole, così insignificanti, che hanno paura di guardarsi dentro e quindi non saranno mai di successo, che per sentire un po' di essere importanti anche loro, vi trattano di merda, vi fanno essere sotto di loro, vi tirano giù. Ci sono due modi, ragazzi, per vincere la vita. Uno, con le vostre gambe, con le vostre forze. Manifestate chi siete, andate avanti. Quella è la vittoria. C'è un altro modo per vincere. Tagliare le gambe a tutti i vostri competitor. È una vittoria falsa. Quindi se avete persone tossiche accanto, le dovete mandare a fare in culo. Ok? Perché quello che succede, state a sentire, successo, succedere. Se avete delle persone accanto che sono tossiche, che vi danno soltanto problemi, che si spacciano per amici ma non lo sono, a tenersi queste persone intorno, quello che succede, cioè i fatti che andrete a fare, sono tossici anche loro. A distanza di poco tempo vi trovate a fare delle cose che non hanno senso. Allora, vedo che Antonio vuole dirmi qualcosa. Eh, togli pure il muto, Antonio.
Sì, che poi in realtà si dice che noi siamo un po' la somma delle 5 persone che frequentiamo di più, e quindi mi ricollego al tuo discorso, che è un po' quello di dire no a certe persone, no? Perché comunque l'ambiente potenziante è qualcosa di davvero importante. Quindi anche il fatto stesso che oggi siamo noi tutti qua, ci siamo ritrovati già, questa qua è una grande cosa, perché comunque siamo tutte persone che possiamo crescere, no? A vicenda, possiamo confrontarci e possiamo imparare gli uni dagli altri. E non è un caso, secondo me. Perfettamente d'accordo. Grazie Antonio. E questa cosa apre un dibattito enorme che poi sicuramente affronteremo in un altro video, ma siccome adesso si è aperto, vediamolo. Le persone di successo non hanno paura a stare da soli. Guardatevi nella vostra vita, perché succede a tutte le nostre vite, quante volte per paura di stare da soli avete fatto delle cose per piacere a persone che in realtà non ve ne fregava niente, che erano molto distanti da voi. Se volete fare accadere qualcosa di importante nella vostra vita, non dovete aver paura di stare da soli. Tante volte sento i miei clienti che mi dicono: sì, io sto crescendo tantissimo, però da un certo punto di vista mi sento che mi sto isolando da tante persone che mi stavano intorno. Non entro più in connessione con gli altri, non ho più gli stessi valori degli altri, non so più con chi parlare. Amico mio, benvenuto nella strada di chi cammina anche in solitario. È una paura stare da soli, può esserlo, però vi fa conoscere voi. La volta che siete da soli non avete distrazioni, vi conoscete meglio. Quando c'è integrità, quando c'è coerenza e congruenza, le persone che si avvicinano le attirate come le calamite. Io nell'ultimo periodo sto conoscendo un sacco di bellissime persone. Ci sono anche gli stronzi? Sì. Ne ho parlato l'altro giorno in una storia riguardo quelli che lavorano per questa azienda di telefonia. Oggi non lo voglio dire perché sennò prima o poi mi denunciano. Però nel senso, sì, esistono, ma si trattano come gli stronzi. Quindi le persone di successo hanno un concetto di ricchezza legato alla relazione. La prima relazione importante qual è? Quella con noi stessi. Quindi le persone di successo non hanno paura a rimanere da sole. Ok? Allora, adesso passo al secondo capitolo. Sono tutti legati, va bene? Ve li tratto come capitoli perché almeno nella vostra mente piano piano potete creare dei collegamenti invece di un purpurri di roba. Il prossimo capitolo parla di risultati che vanno contro all'apparenza. Mm? Vi ricordo che se siete persone di successo, portate con voi, con le vostre azioni, dei risultati. Se siete delle persone famose, portate solo apparenza. Quella roba lì non sono veri risultati, è solo apparenza. Ok? Eh, C'è una frase che dico spesso che è: ciò che appare spesso non è e ciò che è spesso non appare. Mm? E Alessandro Bergonzoni dice: guardate che apparire è importante e sarebbe anche figo, no? Immaginatevi se io apparissi lì, no? Apparire nel senso, apparire. Ok. L'apparenza è un qualcosa che ci stanno facendo comprendere essere una cosa sempre più importante. E allora, controtendenza rispetto a tante persone a cui piacciono i detti popolari. Io sono una persona a cui piacciono i detti popolari, ci trovo tantissima verità. Mia madre me ne dice tantissimi di detti popolari, ci sono delle sere che mi risponde solo a detti popolari, però l'abito il monaco lo fa. Non è vero che l'abito non lo fa il monaco, l'abito lo fa, l'abito fa il monaco. Esempio banalissimo anche per quello che è il cervello sottosviluppato.
Quando voi guardate la televisione e, a parte se state guardando questo webinar, sarà molto difficile che guardiate la televisione, siete già mente eccelse. Però, quando voi avete visto gli anni che vedevate la televisione, qualcuno che faceva la reclama del dentifricio, sicuramente aveva un camice bianco, no? Ecco, quel camice bianco è l'abito che fa il monaco. Noi sappiamo per un processo di suggestione che crediamo di più a coloro che hanno autorità, abbiamo imparato a prendere l'autorità e rivestirla semplicemente di un abito. Quindi l'abito ai nostri tempi fa il monaco. Ma la differenza tra l'apparire un monaco e l'essere è enorme, perché voi potete vestirvi come vi pare, potete avere il taglio di capelli come il mio, più alla moda possibile, potete avere la camicia più costosa di tutti, ma quando aprite bocca esce fuori chi siete. Quindi attenzione, perché se davvero volete i risultati, dovreste imparare a non puntare sull'apparenza. Le persone di successo se ne sbattono altamente dell'apparenza. Noi, tante volte, prendiamo in giro gli americani perché anche grandi professionisti che ho visto fare degli interventi in grandi palchi universitari, scientifici, no? Li vedi montare sopra con i pantaloncino corti, tutto sbragato, le flip-flop, no? Le ciabattine, quelle con l'infradito, queste camicie hawaiane, dici, ma può essere che questo è un ricercatore noto in tutto il mondo, ma guarda qua, sembra, no? È un buffone. Però non è così. Loro, per esempio, non vedono questa roba, non ci stanno dietro all'apparenza, ascoltano. Poi è vero anche che gli americani hanno invece tutta una loro roba, che sono bacchettoni e quant'altro. Non, non volevo entrare per forza a gamba tesa sugli americani, però queste cose a noi ci accadono. Una donna più scollata ci sembra una donna più facile. È vero o no? Allora, se volete aver successo, dovete imparare a fregarvene di sta roba. Ed essere originali non significa vestirsi in modo diverso dagli altri necessariamente. Magari ci siete già arrivati a questa cosa qua, no? O magari no, non l'avete visto da questo punto di vista. Io quando avevo 17-18 anni ho scritto una piccola tesina in cui parlavo di bisogni indotti. Pensate, cioè, avevo già ormai la mente malata per queste cose, già che ero giovane. Però se voi domani decidete di fare una assicurazione sulla vita e spendere 2 o 3 mila euro tutti gli anni per avere tutto quanto coperto, mi seguite? Chiamate l'assicuratore, pronto, senti, mi mandi qualcuno a casa, vediamo le polizze insieme, no? Voglio qualcuno che venga a casa, non ho possibilità di uscire, bla bla bla. Arriva un signore alto, con i rasta, con la camicia tutta piena di patacche, con una valigetta mezza smucciata, e vi dice, salve, sono l'assicuratore. Ragazzi, è inutile, tutti noi diciamo, ma che cazzo, ma vai, no, l'assicuratore io lo voglio con la cravatta, mi seguite? Ecco, quello di cui stiamo parlando non è andare a giudicare chi ci casca o chi non ci casca, perché noi ci caschiamo nell'apparenza, perché l'abito lo fa il monaco, mi seguite? Se io sono in un ristorante e vedo il grembiule della cameriera che è tutto macchiato d'olio, io penso che la roba sul mio tavolo è sporca. Se io la vedo tutta perfetta, di tutto punto, non dubito nemmeno della pulizia. Ma questa roba noi la conosciamo perché gli psicologi l'hanno studiata in largo e in lungo, ma non ha nulla a che vedere col successo. Voglio che sia ben chiaro, i risultati e l'apparenza sono cose molto diverse fra loro. Quando è che ci rendiamo conto dei risultati del nostro successo? Soltanto successivamente.
quando facciamo un'analisi e cominciamo a interpretare il feedback. Feedback, non feed avanti, feed indietro, ok? Cioè facciamo un qualcosa, otteniamo un qualcosa e l'ottenuto, participio passato, diventa il nostro centro di attenzione. Ok, fammi capire cosa ho fatto e se sto andando bene. Quindi il risultato noi lo percepiamo solo dopo. Ma voi avete idea di quante centinaia di volte ho detto ai miei clienti che è inutile che mi diciate che sapete le cose. Se non avete esperienza, quelle cose le potete sapere, ma non le avete comprese. Guarda che prendere un pugno in faccia fa male. Lo so. No, non lo sai. Ti fai dare un pugno in faccia, fai l'esperienza, la comprendi e allora capisci che forse quel male non è proprio così male come pensavi, no? Oppure, cazzo, molto di più, come fanno i pugili a stare lì sopra al ring? Mm? È chiaro che non possiamo fare esperienza di tutto, ci sono esperienze dirette e indirette, lavoriamo anche con le esperienze degli altri, ma quando si parla del vostro successo, l'esperienza chi credete che ve la debba fare? La dovete fare voi. Quindi quando valutate i vostri risultati, non li valutate prima, non li valutate soltanto razionalmente, valutateli perché qualcosa l'avete fatto. Di nuovo, participio passato, l'avete fatto. Il successo si fonda sui fatti. Ehm, questa è una cosa bella e ne parlavo qualche giorno fa con un amico. Eh, I risultati accadono anche per caso, fortuitamente. Ma quando accadono per caso, sono vostri risultati? O magari, no, volendolo tenere in positivo, siete voi che siete riusciti a comprendere che quel caso fortuito poteva essere un fatto che attraverso il feedback potete utilizzare per andare avanti nella vostra strada. Perché c'è una bella differenza. Ci sono persone che cavalcano il senso della fortuna e quando non sono di successo, cosa fanno? Dicono che sono sfortunati. No, ragazzi, non è così. Non è così. Vai e te la prendi quella roba là. Eh, quindi alcuni risultati accadono casualmente, per fortuna. La mia domanda che ogni tanto mi faccio è: baseresti la crescita di tuo figlio sulla fortuna? Baseresti il percorso di tuo figlio su un caso fortuito? Poi ne parliamo perché il terzo capitolo è proprio la programmazione, cioè laddove la fortuna l'abbiamo già mandata fuori dalla porta, ok? Io non sono uno di quelli che dice un pochino di culo nella vita, non fa mai male. Certo, ci aiuta, ma che fai? Basi una vita sulla fortuna. L'altra cosa interessante, ed è molto legato a questa cosa qua, è questi risultati li ottieni tu o sono risultati ottenuti da qualcun altro? Cioè è roba tua o è roba di altri? Mi sono trovato il campo arato perché l'ho arato io o l'ho arato qualcun altro? Sono di successo per merito di qualcun altro? Perché capite che la fortuna può essere anche incarnata nella figura della mamma, nella figura del papà, nella figura del fratello che ha un'azienda che è entrata a gamba tesa, è riuscito a vendere perché il prodotto era bellissimo, tu diventi amministratore di quell'azienda, il fratello si rompe le palle e va in Madagascar a vivere, tu adesso hai un'azienda di successo, ma è il tuo successo. Capite che se voi non l'avete quell'esperienza a monte, l'azienda va giù per forza. Ma quante volte lo sentiamo dire che ci sono famiglie che avevano aziende di successo perché avevano fatto accadere cose e poi dopo passano alla seconda generazione e l'azienda goodbye, sparito, ciao ciao.
Oh, non è la prima volta che lo sentiamo dire in Italia, è una cosa del genere, costante. Qual è una delle cose, per esempio, che fa sì che nel lavoro a noi ci venga interdetto il successo? Lo sapete? Quello che è laureato, esce dall'università, si infila dentro a un'azienda. A che livello va quell'azienda? Intermedio. Dopo 5 anni, intermedio. Dopo 20 anni, intermedio. Non c'è più la scalata. Prima non era così. Prima le persone di successo entravano a spazzare il piazzale, facevano parcheggiare le macchine, aprivano la porta, poi dopo imparavano a muovere una macchina, poi capivano come fare a pulire la macchina, capivano come chiamare quello che riaccomodava la macchina, entravano dentro una ruota dell'azienda e alla fine erano amministratori delegati perché potevano parlare con tutte quante le figure dell'azienda perché erano stati tutte le figure dell'azienda. Quelle sono persone di successo. È faticoso? Cazzo se è faticoso! Dà soddisfazione enorme. Ma non potete basare però tutto sulla fortuna o sul fatto che qualcuno lo fa per voi. E questo, voglio tornare un attimo indietro adesso perché stiamo finendo anche il secondo capitoletto. Ve lo ricordo, questo dipende da voi, da quanto voi conoscete voi stessi, da quanto siete coerenti, da quanto siete congruenti. Capite perché ho messo successo versus fama, cioè contro fama all'inizio, e adesso stiamo parlando di risultati. Come facciamo a valutarli questi risultati? Sono nostri o sono accessori? Vado un po' avanti. Ehm, Sì, e qui entra un po' il link con il prossimo capitoletto, che è l'importanza della programmazione, cioè come noi siamo, gli inglesi dicono in tune, cioè accordati mentalmente e fisicamente, no? Oggi parlavamo con Antonio di questa cosa del mind body, no? Delle connessioni fra mente e corpo. Mm? Il corpo e la mente sono legati fra loro. Le persone di successo non sono soltanto persone che fanno accadere fatti fisici. Non è che per forza dovete fare una penna, un cellulare. Potete anche creare dei fatti mentali, no? Sviluppare dei nuovi concetti e portarli. Anche l'oratoria è un fatto, anche quello che io sto facendo adesso è un fatto. Se io riesco a uscire fuori bene, se sono coerente con me stesso, se sono congruente, se ho fatto un buon lavoro, io oggi sono di successo perché ho fatto qualcosa. È materiale questo webinar? No, fatto non lo è, però ha una sua sostanza per le persone che vogliono attingere da questa roba qua. Mi seguite? Quindi non è soltanto la persona di successo quello che ha la grande industria. Non è la persona di successo quello che necessariamente ha soldi, non c'entra nulla. Questo sistema di soddisfazione, di risultato interno, lo potete valutare se voi siete voi, non se voi fate la figura di un altro. Ma lo sapete quante persone io ho incontrato in quasi 15 anni di lavoro che non erano soddisfatte perché per tutta la vita hanno fatto quello che i genitori volevano che loro facessero? E poi vengono da me e mi dicono, Caruso, ma io non sono così. Non so nemmeno più che cosa dirgli a mio papà e a mia mamma. Loro pensano davvero che mi piaccia fare l'avvocato o che mi piaccia fare il notaio, che poi sono persone che sono impegnate tanto, cioè pur non piacendogli sono arrivate anche a dei livelli, però non sono loro. Quindi, tornando indietro un attimo e pensando a voi che vi state avvicinando a delle persone, che tipo di amici siete voi? Volete veramente conoscere quelle persone che hanno successo e alimentare il loro successo? O anche voi ogni tanto avete fatto l'amico che aspetta un attimo, no, non andare a studiare, stai un po' con me. Succede a tutti, ok? Ve l'ho detto, oggi io sarò un po' polemico.
è parte del mio carattere. Però queste polemiche non devono essere chiuse, come tante volte parlo dei paradossi, non cercate di risolverli. Tenetegli lì, tenetegli a galla, ricordateveli. Ovviamente si potrebbe parlare dell'importanza di avere potere personale, che è una cosa su cui lavoro molto anche in formazione trasformativa, no? C'è tanto che si fa sul potere personale, cioè sul riacquistare possibilità, riacquistare facoltà decisionale. Ed è importante definire i propri obiettivi. Ma i propri obiettivi, quando li definite, non li raggiungerete mai. Mi dispiace dirvelo, e sono tanto controtendenza rispetto a molti dei miei colleghi, ma gli obiettivi, definirli, servono per avere un'immagine che continua a motivarci. Non è detto che noi dobbiamo arrivare per forza lì, perché il vostro risultato lo potete valutare solo dopo, non prima. Tutte queste immagini che noi abbiamo, voglio avere quella serata perfetta, quell'immagine che abbiamo, ora si parla di immagini, ma potrebbe essere un concetto, un'idea, quell'immagine che ci facciamo ci serve per motivarci ad andare avanti, deve parlare di noi e dobbiamo definirla bene. Se poi tu hai tutta la serata che ti senti bene e quant'altro, però la tovaglia non era rossa, ma vaffanculo tu e la tua immagine. Non dovete per forza essere così fiscali, dovete valutare il livello di soddisfazione, di interazione con i risultati che avete. Lo so che vi hanno preso tanto per il culo. Guardate, in PNL si parla tanto di obiettivi ben formati ed è giusto ben formarli ed è giusto sentirli dentro, ma quegli obiettivi non si raggiungono mai perché sono ideali e gli ideali servono per muovere la macchina dell'essere. L'umano se ne sbatte, ma noi esseri umani, no? Noi esseri dobbiamo essere alimentati da qualcosa, da un ideale, da un'idea. Ecco, avere un buon obiettivo, averlo definito ci serve a quello e crea un motore interno. Quindi non siate tristi se non riuscite ad arrivare esattamente lì. Se quando avete pensato alla vostra donna ideale, invece di avere la terza coppa C, alla terza coppa B, non state dietro queste cose. Ok? È la stessa cosa per le femminucce, perché non siamo così sciocchi solo noi maschietti. Ogni tanto le donne si mettono queste cose in testa, no? Ecco. Allora, è importante creare motori interni che ci conducano sempre avanti, però ricordandosi di non prendersi in giro e di valutare quel tipo di risultato non in funzione dell'obiettivo, ma in funzione dei fatti che stiamo facendo. Passo al terzo capitoletto di oggi, che è proprio la programmazione. Per introdurre questo argomento che è vasto, ve lo dico, il tema successo, il tema risultati, il tema programmazione, il tema ipnosi sono temi enormemente vasti, discussi in continuazione, trovate tech talk in tutti i modi, trovate video, trovate di tutto. Quindi non è che io ho la pretesa di finire oggi l'argomento, io vi ho detto, io vi devo creare delle aperture mentali per darvi dei modi in modo che possiate meditare sempre di più su questa roba. Ok? Quindi no la tecnica spicciola, ma un concetto che potrete davvero adattare a voi. Per iniziare a pensare alla programmazione vorrei portarvi un esperimento, uno degli esperimenti belli, fondamentali della psicologia che sono stati fatti in un lasso di tempo enorme, gigantesco. Questo esperimento si chiama Marshmallow Test. Marshmallow sono quei dolcetti che vedete nei film, gli mettono dentro lo stecco e gli caramellano sopra il fuoco, ok? Pensate a qualsiasi dolcetto, va bene comunque. E questo Walter Mischel ha fatto un esperimento molto interessante. Ha preso lo stringo, perché sarebbe complesso, ma lo stringo per capire la programmazione. Prende dei bambini tra i 4 e i 5 anni, singolarmente, li mette in una stanza con un tavolino e lì parla con i bambini e dice: sai che cosa? Guarda, ti do un marshmallow, lo vuoi? Sì, lo voglio, tieni, lo metto qui. Questo marshmallow è tuo, è già tuo, lo puoi mangiare. Oppure
io esco fuori da quella porta, devo fare una cosa. Quando torno indietro, se tu hai aspettato e non l'hai mangiato, io te ne do un altro, così ne puoi avere 2. E lo ripeto, questo è già il tuo marshmallow, lo puoi già mangiare. Esco fuori dalla porta, rientro dentro, se tu hai aspettato, mi hai aspettato fino ad allora, io ti do un altro marshmallow. Come potete immaginare, questi bambini sono stati filmati. Trovate questo esperimento su YouTube, liberamente, andate, cercatelo perché ci sono trilioni di modi per interpretare questa roba. Ci sono libri scritti su questo test. Potete immaginare che alcuni bambini, col cazzo che ti aspetto, prima il marshmallow me lo mangio, va bene? Ci sono degli altri bambini che invece sono lì, guardano la porta, no? Aspettano, guardano il marshmallow, si grattano la testa, pensano che devo fare, no? Bene, è finito il test? Assolutamente no, perché Walter Mischel 14-15 anni dopo ha rincontrato questi bambini che all'epoca erano bambini, ma adesso, nel periodo in cui stiamo parlando, Walter Mischel trova dei ventenni, ok? E dice, com'è andata la tua vita? Raccontami, no? Allora, le persone che hanno mangiato il marshmallow subito, è chiaro, dai, questa la capite anche da soli, sono persone orientate nel presente, vogliono tutto e subito, vogliono consumare immediatamente. Che cosa si trovano? Niente. Mi seguite? Le persone che hanno saputo aspettare ehm, hanno innescato quello che è la legge di causa e effetto, cioè hanno cominciato a comprendere se io aspetto, allora ho questa roba. Quindi quello che in linguistica dice se io X, allora Y. Va bene? Questa roba non è tanto semplice, però ora per voi è semplice perché siamo tutti adulti, ma i bambini non ce l'hanno ancora questa roba. Tra i 4 e i 5 anni sono ancora in onde particolari cerebrali che praticamente sono un po' in trance. Ecco perché la scuola italiana li fa iniziare a 6 anni, ok? Ed ecco perché Walter Mischel prende i bambini più piccoli. Allora, i bambini invece che hanno aspettato sono persone di enorme successo, con grossi risultati e hanno ottenuto migliori risultati nello sport, nell'educazione. Alcune persone avevano relazioni stabili, erano persone più centrate. Qui si parla di lungimiranza, non si parla di non essere goderecci, perché una persona che è lungimirante non è che non è godereccia, si gode oggi quello che ha fatto ieri e si gode domani quello che ha fatto oggi. Questo significa essere lungimiranti. Se voi oggi spolverate tutto quello che avete oggi, trovate con un pugno di mosche, vi trovate senza nulla. Questa roba qua ha a che fare con il senso mentale della programmazione innata dentro di noi. Ci sono persone che tendono a programmare immediatamente. Ok? Cosa sto facendo adesso che produce domani qualcosa? Che cosa realmente voglio diventare? Tutte queste domande hanno a pieno titolo ragione di esistere in una persona che è una persona di successo. Mi seguite fino a qui? È abbastanza chiaro? Ok. L'altra storia che mi piacerebbe raccontarvi, che è un po' lunga ma ve la voglio stringere, è la storia del boscaiolo che deve tagliare la quercia, no? La quercia sapete che è un albero molto rognoso da tagliare perché la quercia è un legno duro, è veramente un legno duro, e questo boscaiolo ha un'accetta. E gli chiedono, guarda, ti diamo 8 ore per tagliare questa quercia. Che cosa fai in 8 ore? Come le dividi? E lui risponde, io se ho 8 ore per tagliare una quercia, 7 le passo ad affilare l'accetta. E a me questa storia mi ha creato sempre molto moto, cioè affilare le proprie competenze, essere in grado di essere puntuali, essere bravi ad affinare se stessi, conoscersi sempre meglio, investire su se stessi, è questo. Quando investite su in un corso di crescita personale, state affilando la vostra accetta. Le persone che hanno tanta competenza, in tutto, in tutto, non importa in grandi cose, in tutto, le persone che hanno tanta competenza
in breve tempo ottengono il risultato. Le persone che non hanno competenza, usualmente che cosa fanno? Vanno per tentativi. Madonna, io penso, ma è possibile che la gente ancora 2020 va per tentativi? Va bene, nel senso è anche entusiasmante perché comunque il mondo del web è un po' un mondo di persone che provano, che vanno, però quando andate dentro, quando pensate al vostro successo, cazzo, andate per tentativi. Andreste per tentativi nella crescita di vostro figlio? E lì gli anni partono, eh. Quando i bambini sono piccolini, una settimana per loro è già un anno. Allora, certo che c'è una logica di andiamo per tentativi, perché c'è una ricerca bella, perché c'è una ricerca umana anche. Però se dobbiamo parlare di strutture di programmazione, no ragazzi. Facciamola al contrario questa cosa, perché non vi vedo convinti. Diciamo che domani andate da un medico perché avete un piccolo disagio, non importa una grande cosa, un piccolo disagio. E il medico vi dice, interessante questa cosa, non l'ho mai vista, facciamo dei tentativi. Ora, indovinate, fra queste 5 dita, quale rimane in piedi? Questa. Glielo dite, dottore? No! No per tentativi. Se lo sa, lo sa. Se non lo sa, fanculo, vado da un altro che lo sa. È vero o no? E questo succede per qualcuno che voi state cercando perché vi dia qualcosa che faccia accadere qualcosa di successo. Cos'è successo? Che siete tornati in salute. Quello è un successo. Come fate a sapere se è un successo? Lo valutate dopo, la salute. Non potete sapere se ha avuto successo se ancora siete nella malattia. Mi seguite fino a qui? È importante che quando facciamo questi ragionamenti non vediamo solo i ragionamenti dall'interno verso l'esterno, lo vediamo anche cercando persone di successo che ci servono per agevolare la nostra vita. Quindi quando io vi dico cercate sempre di dare il massimo, non vi sprecate, cioè non dite ah ma questo mi ha dato 30 euro, gli do per 30 euro, questo mi ha dato 2000 euro, gli do per 2000 euro. No, date il massimo. Vi è richiesto di dare il meglio di voi istante dopo istante. Perché voi chiedete questo dagli altri, è vero o no? Voi chiedete il meglio. Vi racconto questa storia. Io vado dal medico e gli dico, non ci vado quasi mai, forse una volta ogni 3 anni, e va bene, però vado dal medico e dico, buongiorno dottore, come sta? E lui mi dice, oh, ma tu sei proprio l'unico che mi chiede come sto, di solito sono io che chiedo come state, no? E io gli dico sempre, dottore, io voglio sapere come sta, perché se sta male torno domani. Cioè, voglio avere il 100% da lei. Vi torna questa cosa? Per piacere, mi dite sì o no? Ha senso questa cosa, è vero? E perché pensate che le persone non vogliono la stessa cosa da voi? Se cominciate a pensare che il 100% è l'unica delle risposte, voi in automatico avete determinato successo nella vostra vita in modo naturale. È difficile? Sì, tantissimissimo. Quante persone ci sono di successo nel mondo? Molte, ma non tutte. E uno dei motivi è questo. Mm? Allora, una bellissima cosa che vi dà, in questo capitolo parliamo di programmazione, ok? Una cosa bellissima che vi dà la programmazione, non sto parlando di programmazione neurolinguistica, sto parlando dell'arte di programmare le cose, gli step e quant'altro. La caratteristica che vi dà la programmazione è che potete essere operativi senza avere rimuginii. Operativi, concentrati al 100% in quello che fate, senza doverci ripensare, senza dover, ma io lo volevo fare in un altro modo. Perché avete programmato. C'è la fase di programmazione in cui siete 100% dedicati alla cosa che volete fare, programmare, e poi lasciate andare tutto e vi dedicate al fare. Esempio, questo esempio mi sa che lo facevo con Clara, se non sbaglio. Io sono uno di quelli che fa la lista della spesa, va bene? E
Perché? Perché quando sono a casa, cioè il mio fogliolino, no? Apro tutti gli sportelli, guardo che mi manca, faccio la lista della spesa, chiudo tutto quanto, vado al supermercato, so dove sono le cose, depenno, vado, esco fuori, in 15 minuti io ho fatto la spesa. Basta, non voglio spendere tempo con questa roba. Tempo risparmiato per le cose importanti per me. Mi seguite? Oh, ogni tanto volete che non mi dimentichi di fare la lista della spesa oppure che sono fuori e tornando vado a fare la spesa e sono in macchina e penso, Madonna, cosa mi manca? Mi faccio le mie immagini mentali. Aspetta, immaginati di aprire il frigo e di vedere ce n'è le uova, no? Aspetta, mi arrendo, perché funziona sempre così, io mi arrendo, sono in macchina, dico, vaffanculo, sfilo la chiave, prendo il carrello, entro dentro il supermercato e indovinate che cosa faccio? Mi faccio tutti quanti gli scaffali guardando se le cose ce le ho, se non ce le ho. E che cosa sto facendo? Sto delegando gli scaffali di ricordarmi a me che cosa mi manca. Ma è follia! Quindi programmare vi dà modo di essere operativi al 100%. Perché pensate che gli sportivi di successo hanno persone che gli programmano? Che loro devono dedicarsi soltanto a quei movimenti, non si devono distrarre. Immaginatevi che avete 100 informazioni che potete elaborare. Se avete spazio libero e quelle 100 informazioni sono dedicate tutte ad un'azione, avete il 100% di focalizzazione. Se il 50% l'avete dedicato a ma che cosa dovevo fare ieri che non ho fatto e che dovrò fare domani, quella cosa che state facendo la state facendo al 50%. Ah, ma allora avete capito ora perché è difficile dare il 100% nelle cose che facciamo? Avete capito perché è difficile essere persone di successo? E perché è importante ogni tanto fermarsi, come stiamo facendo noi, a riflettere su grandi concetti, chiedersi, ma io sto prendendo in considerazione quest'area della mia vita o me la sono dimenticata? E avete capito perché non vi voglio parlare di tecniche? Perché le tecniche le troverete voi a seconda di quello che volete fare, a seconda di come volete interpretare i vostri risultati, quali sono i vostri obiettivi. Vado un po' avanti. Un'altra delle cose interessanti della programmazione è che vi permette di essere capaci di agire semplicemente avendo convinzione di ciò che fate. Quando non siamo proprio convinti è perché mentalmente non abbiamo chiaro che cosa dobbiamo fare. Ma se avete programmato a monte, questo per esempio, quando mi fanno dire tantissimo quelle persone che non sanno nulla ma vogliono per forza parlare. Ah, ma sì, ma è soltanto una visualizzazione, che cosa vuoi che sia? Come che cosa vuoi che sia? Emerito imbecille. Ma scusami, ma se ci sono persone che si occupano di visualizzazioni per tanto tempo prima di fare un'azione, guardate, voi forse non lo sapete perché non siete del settore, ma lo sapete che tantissimi che vanno a combattere nelle guerre, che fanno i soldati, che si occupano di, come si dice, rescue, di salvare le persone, sono persone che prima a monte hanno fatto visualizzazioni, si devono ricordare tutti i passaggi, perché nel momento che sono operativi non hanno possibilità di ripensamento. Ecco che la programmazione vi dà convinzione e vi permette di essere puliti nella vostra azione, nel vostro agito. Questa è una bella cosa della programmazione. Un'altra cosa bella, un'altra caratteristica della programmazione, e vi ricordo, programmazione per avere successo, sono legate insieme queste cose. Successo, risultati, programmazione. Okay? Una cosa interessante è che quando siete nel flow, in questo flusso particolare, spesso e volentieri vi sarete accorti che ci perdiamo totalmente il tempo e poi a un certo punto ci sentiamo esausti proprio nel momento in cui avremo bisogno di energia. Ecco, la programmazione è efficace perché quando state programmando vi ricordate anche dove sono le pause.
quando è il tassello, no? Ok, adesso posso interrompere perché questa zona l'ho finita, mangio, mi faccio una pausa, mi guardo uno scemo 10 secondi che si scaccola, fa una pallina e se la ingoia, è famoso, vabbè, vaffanculo, e riparto con le mie cose. Ok? La programmazione vi aiuta a trovare le pause. Una cosa che ho detto ultimamente a un cliente è: guarda che tu devi calendarizzare tutti i momenti in cui ti fermi. Perché questo mi dice: ma io non mi fermo mai, io non so più, non mi fermo mai, non mi fermo mai. Tu li devi calendarizzare tutti. Tu ti svegli la mattina e ti scrivi ore 10:33 fino alle 10:37, io sto fermo, occhi chiusi, mi rilasso e basta. E glielo faccio fare. E vi assicuro che porta risultati. Se non sapete quando prendere le pause, le cose sono due: o quello che state facendo vi finisce e a un certo punto la pausa è obbligata, oppure le pause vi vengono date da altri. Classico, per esempio, chi sistema gli orari della scuola, chi sistema gli orari di un'azienda, decide lui quando fare le pause. E chi l'ha detto? Magari io lo voglio fare un'ora prima. Ok, quindi per il vostro successo ricordatevi di fare le pause. In questo particolare momento mi sto anche riferendo a te, Giovanni, che so che tu sei un lavoratore eccellente, però dai, una pausa ci serve, ok? Mettile in calendario anche quelle. Ci sta, ci sta. Allora, vediamo dove sono andato. Ah, allora, saper programmare i nostri passi per un successo ci permette di non cascare in un circuito economico pazzesco. Sapete che la cosa che più costa adesso in termini di economia sociale è l'attenzione delle persone? Sapete che tutto il manipolo dei social network, e sto parlando di Facebook, anche WhatsApp, anche Instagram, Telegram, qualunque cosa, vende attenzione. Ogni secondo che voi passate su una piattaforma sono secondi che vengono pagati da multinazionali per le pubblicità. Ok? Onde evitare di cascare nel processo di vendere la propria attenzione a qualcun altro, saper programmare vi dà modo di entrare come un cuneo nelle cose che volete davvero fare. Dice Joel, soprattutto TikTok. È vero, TikTok è stato progettato per appunto assorbire, no? C'è addirittura persone che stanno parlando di creazione di dipendenza attentiva. Okay? Si sta parlando di cose sconvolgenti del nostro mondo, della nostra era, sono cose veramente orribili, ma il nostro compito non è soltanto giudicare se è bene o male, il nostro compito primo è di non cascarci dentro. Per non cascarci dentro dobbiamo aver programmato bene quali sono i passi, perché ogni volta che vi sentite, ma adesso che cosa faccio? Aspetta, fammi vedere. Entrate in un social, vi risucchia dentro. Ho fatto un video a riguardo dei social e di come fare per uscire molto più velocemente, no? Perché non è il demonio, va bene? Cioè io ci sono su Facebook, non è che tutto il giorno sto su Facebook, però alcune persone si lasciano risucchiare. Quindi questo webinar non è solo per le persone che io vedo qui, che sono le mie belle persone che mi seguono, ma sono anche per le persone che magari ancora non mi conoscono, non ci conoscono e ascolteranno. È importante che sappiano queste cose. Quindi la programmazione ci aiuta anche a dirigere la nostra attenzione in luoghi del nostro percorso che sono più congeniali a noi. Ah sì, e giustamente Giulia mi scrive: se riescono a focalizzare la nostra attenzione è anche perché la gente non ha autocontrollo. L'autocontrollo è un'altra delle cose che secondo me noi dovremmo mettere sulla nostra strada del successo. E come fate a sapere se avete autocontrollo? Lo dovete fare accadere, dovete vedere i vostri risultati. Mm?
Poi, con qualcuno di voi ho già parlato, farò un video apposta per la parola controllo. È 3 settimane che dico che lo devo fare, perché non si dice controllo, si dice gestione, è solo che ci pigliano per il culo e ci inculcano delle parole sbagliate. Però vi prometto che lo farò questo video, vi farò capire perché, ok? Non si controlla ma si gestisce. Mm? Ehm, Un'altra cosa della programmazione, e poi entriamo a pieno titolo nel mondo ipnosi e PNL e poi mi fate tutte le domande del caso, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma questo è importante, è che la programmazione ci dà modo di decidere più efficacemente. E che ci crediate o no, sto incontrando tantissimi clienti che mi dicono che hanno problemi a decidere. Ora, in parte sicuramente anche per quello che loro fanno e per il fatto che non sanno che cosa significa decidere, in parte è anche dovuto a queste varie ed eventuali manovre economiche che ci spostano l'attenzione in continuazione e alla fine vogliamo un po' di tutto. Decidere, e qui chiedo l'intervento a gamba tesa di Martina, se puoi togliere il microfono, decidere io ho scoperto che dal latino significa tagliare via e dovrebbe essere qualcosa tipo sesore o com'è? Sesore, no, cisore, insomma un qualcosa del genere. Ora appena Martina avrà trovato ce lo farà sapere perché lei è l'esperta di queste cose. Bene. Decidere significa tagliare via una delle opportunità che abbiamo. Immaginatevi questo. Guardate che è veramente elementare. Se ce l'avessero raccontato alle elementari, noi questo problema non ce l'avremmo avuto. Quindi vi sto dando una chiave di lettura importante. Immaginatevi che voi avete la torta A e la torta B. E voi dite, ok, io ho tutte e due le torte fino al momento in cui devo decidere. Che cosa vuol dire decidere? Tagliar via. Io voglio la torta B, decido per la torta B, vuol dire che la torta A non fa più parte delle opzioni mie. Quindi io, tagliando via qualcosa, ho perso opportunità. Questa cosa del perdere, oh, a noi non ci va bene. Non ci va bene. E invece dobbiamo stare attenti, perché essere focalizzati, essere programmati, ci fa capire cosa voglio senza stare a rovistare con la testa, ma io ho perso quell'opportunità. No, siamo programmati per ottenere ciò che desideriamo davvero. Quindi ricordatevi, la programmazione vi aiuta a decidere. Entriamo a pieno titolo nel quarto capitoletto, che è l'ipnosi. Allora, come entra in gioco l'ipnosi nel nostro percorso per il successo? Allora, innanzitutto, come appunto dicevamo anche con Antonio oggi, sappiamo che non esiste il corpo e la mente. Il corpo e la mente sono interlacciati insieme. Spesso noi con l'ipnosi facciamo dei voli pindarici e ci colleghiamo con degli aspetti della mente che poi vanno a ristrutturare comportamenti, azioni, sensazioni, emozioni. Ma cazzo, ma queste 4 cose non sono fisiche, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Quando sentite dire, ah, ma l'ipnosi è soltanto una cosa mentale, dategli una pacchina e gli dite, questa non è una cosa mentale, questa è una cosa solo fisica. Però tu sei uno stronzo. E come lo sai che sono uno stronzo che ti ho dato una pacchina? Perché hai legato un'azione con un pensiero, con un concetto, e quindi vedete, fate qualcosa con il corpo, orientate la mente in un senso. Orientate la mente in un senso, avete una risposta fisica. Quindi lavorare da un punto di vista ipnotico vi aiuta ad ottenere tantissimo, sia a livello fisico, sia a livello di programmazione, sia a livello di intenzione e focalizzazione. In più, oltre a attenzione, motivazione e anche energia, perché se per esempio volete fare un qualcosa che ha a che fare con lo sport e volete avere più successo nello sport, di sicuro arriverà un momento in cui vi dovrete scontrare con il recupero fisico. Perché tante persone che non sono all'interno del mondo dello sport non lo sanno, ma invece gli sportivi lo sanno e come.
Cioè è importante recuperare. Vi ricordate, prima parlavamo di programmazione e vi dicevo la programmazione vi dà modo di aver programmato anche le pause, anche gli stop, anche dove recuperare. Ecco, quando siete in fase di stop, l'ipnosi vi permette di recuperare più velocemente e quindi il vostro livello energetico sale e quindi sale anche l'attenzione e quindi sale anche la motivazione, perché quando siamo stanchi, ragazzi, motivati, non siamo, ok? La stanchezza ti stronca. Perché pensate che comunque, anche se è un'era tecnologica, le macchine fanno un sacco di cose per noi, eppure l'essere umano continua a lavorare 8 ore? Perché la società in qualche modo ti vuole stanco, non ti vuole bello brillante. Ok? Una cosa interessante del mondo dell'ipnosi, ma in generale del mondo dell'ipnosi, può essere la meditazione, può essere la PNL, è che ti dà modo di essere allineato con i propri valori, con la morale, con l'etica, con le credenze, con le convinzioni che si hanno. Ed è importante, secondo voi, perché? Vi ricordate quando parlavamo di coerenza e congruenza? Ecco che adesso nel capitolo dell'ipnosi lo ritroviamo. Cioè, per avere un'integrazione forte tra le nostre parti, come lo facciamo? Facendo un lavoro interno. E cosa meglio che l'ipnosi per fare un lavoro interno? Mi seguite? L'altra cosa interessante è che, sempre parlando di sport, ma anche parlando, per esempio, per persone che fanno lavori molto stressanti, come potrebbe essere il medico, come potrebbe essere il soccorritore, sai, questi lavori qua, è che l'ipnosi ti permette di avere delle risorse in più e quindi delle performance migliori. L'innalzamento della performance è una cosa molto studiata nell'ambito ipnotico. Ok? Si parlava, non mi ricordo se era con Clara o con un altro collega, si parlava di Mike Tyson che era praticamente stato ipnotizzato, che lo sfidante ultimo che ha vinto su Mike Tyson faceva un'ipnosi a settimana. Come si chiama il famoso golfista? Tiger Woods. Tiger Woods. Tiger Woods tutte le settimane faceva ipnosi. Cioè si sta parlando di potenziare la persona dall'interno e non dall'esterno. Un'altra cosa interessante dell'ipnosi è riuscire ad accelerare i processi di apprendimento. Di questo prima o poi farà un webinar Clara, perché Clara ha questo mega, come dire, visione dell'insegnamento sia dell'italiano che dell'inglese anche attraverso l'ipnosi ed è una cosa bellissima, insomma. Quindi sì, l'ipnosi ci agevola la velocità di apprendimento. Guardate, agevola tantissimo anche la memoria, perché nel momento in cui rimettete a posto le cose, o se volete in un termine tecnico deframmentate il vostro, no? Il vostro computer, ecco che avete più spazio e quindi trovate i dati molto più velocemente. Un'altra cosa che mi sembra più che ovvia, però la dico comunque per le persone magari che non mi conoscono, è che con l'ipnosi si può ridurre, se non addirittura eliminare, ansia, stress, panico, demotivazione, perdita di fiducia, dolore. Ma voi vi rendete conto l'ansia, lo stress e il panico? Nomino soltanto questi. Quanto possono interferire sulla nostra strada del successo? Cioè, volete fare delle cose e vi viene l'ansia, siete bloccati. Volete fare delle cose e però avete lo stress, siete bloccati. Quindi le persone di successo non vi sorprendete se fanno tanto coaching, se vanno dall'ipnotista, se hanno delle figure di riferimento, perché anche quella è formazione. I migliori soldi spesi sono quelli che si spendono su noi stessi, che si spendono per crescere, per alimentare chi realmente noi siamo. Ho preparato una cosa della PNL in particolare, ma non perché voglio parlare o difendere la PNL, solo perché ultimamente ho sentito troppe persone che parlano male della PNL non avendola studiata, cioè pensano che la PNL sia solo un metodo per
vendere di più, ossia per truffare. Può darsi che qualche farabutto l'abbia usata per questo, ma non per questo mi sento di schifare tutta quanta la disciplina. Allora, innanzitutto la PNL, per chi non la conosce, si può descrivere così, è lo studio dell'eccellenza umana. In realtà la PNL secondo me è un po' l'inizio di quello che adesso attualmente si chiama psicologia positiva, ovvero quella parte della psicologia che tende a studiare le persone felici, cerca di capire che cosa fanno e poi lo insegna anche alle persone meno felici. Però la PNL lo faceva a monte in modo davvero molto elegante, perché riusciva ad estrarre le strategie di persone che erano delle eccellenze e riusciva ad innescarle in coloro che quelle abilità non ce le avevano. Cazzo, se non è una bella cosa questa, ragazzi, secondo me questa roba non nasce per vendere, questa roba nasce per rendere le persone più felici, più consapevoli, no? Più predisposte a fare cose belle. Allora, una cosa, questo l'ho detto all'inizio del webinar, una cosa che secondo me viene sottovalutata a dei livelli mostruosi nella PNL, perché tutti quanti vanno a cercarsi la tecnica, poi mi telefonano e mi dicono, sai che quella tecnica di PNL non funziona? Ma non è che non funziona la tecnica, è che sei un coglione. Ti mancano tutte quante le abilità per utilizzare quella tecnica. Quindi non è, la tecnica non conta nulla, ok? È soltanto un marchingegno, ma se non conosci tutto il resto, non lo puoi usare. Ok? Io ho imparato a fare così, so dare i pugni, vado a combattere sui ring e prendo una scarrellata di botte. I pugni non funzionano. No, non è che non funzionano, sei un imbecille, magari ti devi allenare un po' a tutto tondo. Mi seguite? Allora, basta ascoltare persone che non ne sanno nulla. Ascoltiamo solo persone che sanno che cosa stanno dicendo, hanno fatto esperienza, hanno ottenuto dei risultati. Come sappiamo che hanno ottenuto dei risultati? Perché hanno fatto qualcosa, è accaduto qualcosa e quindi possiamo valutare un qualcosa di fatto. Va bene? No, ho letto un articolo e ho la mia idea. Sai che me ne frega della tua idea? No? Voglio persone che la sanno la materia. Allora, che cos'è che spesso si scarta della PNL? Sono i presupposti della PNL, cioè quei basamenti su cui la PNL si appoggia. E ve ne ho citati qualcuno perché ce ne sono davvero tantissimi, tantissimi, decine, però ve ne voglio citare qualcuno perché secondo me rientrano nell'ambito del successo. La prima è non esistono errori, esistono solo feedback. Quindi nella nostra strada per il successo, per la nostra soddisfazione, non dobbiamo stare sempre a pensare, Madonna, ho sbagliato di nuovo. Ok? Attraverso questa esperienza ho concretizzato qualcosa. Quello che ho fatto fino adesso, che cosa mi insegna? Posso smettere di farlo? Posso farlo di più? Posso farlo di meno? Dovevo saltare più in lungo? Dovevo saltare più in alto? Dovevo picchiare di più? Ok? L'errore non si chiama più errore, si chiama opportunità per crescere, si chiama feedback. Perché? Perché il successo si basa sui fatti. Si collega questo qua del discorso che non esistono errori ma soltanto feedback con un altro dei presupposti che dice se quello che fai non funziona, fai altro. Ma vi è successo di vedere persone che dicono oh, non mi riesce a aprire questa porta e continuano a aprire, e continuano a tirare, e continuano a tirare, e continuano a tirare, tutti fermi e dici scusa, spingi. Ah, era spingere. A me è successo di vedere queste cose, non soltanto con la porta, metaforicamente tante volte, no? La mia ragazza non mi capisce, gliene detto, cazzo se gliel'ho detto, io continuo a dirglielo, continuo... Sì, ma puoi dirglielo in un altro modo. Puoi fare un'altra azione, puoi fare un altro esempio, hai un'altra metafora da usare. Se quello non funziona, fai qualcos'altro. Che cosa serve per riuscire a fare qualcos'altro? Serve flessibilità. E la flessibilità come ve la fate?
studiando, facendo esperienza, investendo su di voi, ascoltando persone che hanno già fatto quel tipo di esperienza. Mi seguite in questo? Cioè non è che vi andà sola, ragazzi. Il talento, ognuno di noi c'è il proprio talento, ma non forzate la mano sul talento, perché a un certo punto il talento finisce. Se non avete preparato la vostra strada, il talento vi dice ciao. Ok? Io questo l'ho visto tanto anche in musica. Se volete un video molto interessante sul talento, mi sono ricordato adesso, guardatelo, è sulla pagina di Ipnosi Naturale su YouTube. Se andate nella barra di ricerca e digitate talento, trovate un video molto interessante su come la penso sul talento. Ve lo lascio lì. Un altro dei presupposti è la mappa non è il territorio. Ok? Torno a bomba con quello che ho detto. Vi ricordate che vi ho detto è importante definire bene i vostri obiettivi? E vi ricordate che vi ho detto che i vostri obiettivi non li raggiungerete mai? Caruso, che cosa ci dici? No, blasfemo! No, è così. Perché? Perché la mappa non è il territorio. E ora, mappa però è tradotto male, perché negli anni 70 le traduzioni dall'inglese erano praticamente letterali, perché in inglese map è una cartina, no? Quando io ho la cartina della città lo chiamo map, quindi hanno detto una mappa. Vabbè, comunque, la cartina di Firenze, io abito vicino a Firenze, la cartina di Firenze non è Firenze, anche se io faccio una Firenze in 3 dimensioni, comunque non sarà mai Firenze. Mi seguite in questo? Le vostre rappresentazioni mentali non saranno mai l'agito. Ok? Quindi, quando voi avete immaginato il vostro obiettivo definito bene, sotto tutti i termini, ma quella è sempre una mappa, non è in territorio. Ecco perché vi dico, quello nello specifico non lo raggiungerete mai. Mi seguite? Ok, questi sono trucchi linguistici che a lungo andare ci fregano. Ok? Quando io dico vado a Firenze, no, io dovrei dire vado in quella via, su quel lato della strada, sul marciapiede, a Firenze. Cioè, dovrei essere specifico. Ma dico vado a Firenze, dappertutto? Cosa fai? Ti allarghi tutto e occupi tutta Firenze? Sentite che c'è un limite nel nostro comunicare, ma non dobbiamo credere a questo. La mappa non è il territorio. Dobbiamo essere elastici da questo punto di vista, ok? Su questa roba qua non si transige. Se non cominciate a prendere questi assiomi, no, della PNL e non li fate vostri, è inutile che poi dopo andate a trovare la tecnica della PNL, non vi funzioneranno perché il mindset vostro non è collegato a questa roba qui, ok? Eh, un altro interessante è che hai già dentro tutte quante le risorse necessarie. Questa roba è un must. Voi vi guardate allo specchio e dovete convincere voi stessi che dentro di voi avete già tutte quante le caratteristiche necessarie, tutte quante le risorse. Va bene? Perché tante volte dico nessuno vi può cambiare se non voi. Ci sono tanti modi, no? Però voi le vostre caratteristiche dovete imparare a tirarle fuori. Tante le avete messe nei cassetti perché non gli date importanza, non gli date valore, ma ce l'hanno e come? Quindi in ognuno di noi ci sono già tutte quante le risorse che ci servono per affrontare i nostri problemi. Tutte. Poi, se ci serve un aiuto per ordinare in fila la sequenza di step, perché ancora magari non abbiamo quell'esperienza, ci affianchiamo a un operatore, e può essere l'ipnotista, e può essere il personal trainer, e può essere l'insegnante di italiano, ok? Perché non è che dobbiamo per forza sapere tutto, possiamo anche delegare delle cose che non sappiamo fare, ma dentro di noi le risorse ci sono, ok? Quindi non mischiate le risorse con il sapere utilizzare le risorse. Mm? Supponete, vediamo se mi spiego meglio, supponete che domani qualcuno mi regala un tornio, no?
Ok, io il tornio adesso ce l'ho. Vuol dire che lo so usare? No. Quindi il fatto che voi abbiate già tutte le risorse necessarie per la vostra vita non significa che le sappiate usare. Ecco che in quel senso la formazione costante è fondamentale. Va bene? Vi ricordo, si sta parlando sempre di successo, di come essere persone soddisfatte di ciò che facciamo. La fama, lasciamola stare, non ce ne frega niente. Dimmi Giulia, però ti devi smutare tu. No, l'unica cosa che mi viene da dire è che a volte uno però si forma in tante cose e dopo è difficile programmarsi e scegliere bene, perché poi non si può fare tutto nello stesso momento bene al 100%, come detto prima. Per esempio, a me piace la fotografia, piace la musica, piace far ridere, piace fare un sacco di cose, però non posso fare tutto insieme. Quindi non mi va nemmeno di scegliere e qui arriva il complicato, perché poi che fai? Allora scegli una cosa però rimani sempre però quell'altra, e allora arrivo io e faccio una confusione totale, faccio tutto un mischione, capito? Era questo. Allora, il fatto di non sapersi programmare o non saper scegliere o non saper decidere è un qualcosa che evade il fatto che ci sono comunque dentro di te già delle risorse a disposizione. Poi tu dici, è difficile fare tutto insieme. Sì e no, ci sono artisti per esempio che mentre suonano proiettano le loro fotografie e il fatto delle fotografie entra in risonanza con la musica fa ridere. Solo in questo piccolo esempio ho messo tutte e tre le cose che mi hai detto. È solo un esempio, non è che va per forza a risolverti il problema, però ti voglio far capire, ci sono tanti sistemi e quello che avevo detto prima, cioè la persona di successo non gliene frega nulla dell'approvazione altrui, questa cosa particolarmente è vera per gli artisti, per le persone che hanno questo senso di creatività. Non devi vendere ciò che le persone vogliono, perché nel momento in cui lo stai producendo è già vecchio, non vogliono altro. Okay? Quindi non devi nemmeno pensare a vendere. Crea, vai, perché quello è il tuo percorso, quello sarà il tuo successo. Poi se mi dici io però non ci campo, vabbè, per quello ci sono anche altri lavori, ok? Ma non è detto che sia un percorso che se inizi oggi, domani è finito. Ci possono volere 10 anni, però il fatto è, ma non mi riferisco solo a te, Giulia, mi riferisco in generale ora. Ci possono volere 10 anni, però se inizi tra 10 anni, adesso li vedi come 20 anni. Cioè, ragazzi, ci vuole tempo. Il tempo ci va. Mm? Un'altra cosa interessante è che le persone fanno le scelte migliori a loro disposizione. E qui casca proprio a fagiolo per quello che mi hai detto. Tante volte vediamo che le persone fanno delle cose assurde che ci sembrano fuori luogo, però magari in quel momento loro hanno pochissime scelte a disposizione e quella era la migliore, no? Per esempio, avete mai visto qualcuno che vuole per forza aver ragione e urla e grida e insulta tutti gli altri? Ecco, quella è la migliore soluzione che quei poveretti hanno trovato. Ma non li dovete vedere come dei maleducati, li dovete trattare come dei poveretti. Vedrete che si incazzeranno, però voi gli direte tu ti puoi incazzare, ma se questa è l'unica alternativa che avevi, allora devi spendere dei soldi per andare a scuola, devi spendere dei soldi per i libri, devi ascoltare di più e stare più zitto. Ricordategli che ci sono due orecchie e una sola bocca, ok? E via discorrendo. Però nella mentalità della PNL si tende a pensare che le persone quando scelgono comunque l'opzione migliore. Che questo sia consapevolmente o inconsapevolmente, a livello conscio o a livello inconscio. E fa il pari con un altro dei requisiti, degli assiomi, che dice dietro ogni comportamento c'è un'intenzione positiva. Per esempio, prendi in giro qualcuno e questo si incazza.
L'incazzatura è una intenzione positiva, cioè non voglio sentire queste cose, voglio che tu ti allontani da me, per piacere ritira quello che hai detto perché, no? E usa l'opzione che secondo lui è migliore in quel momento. Questa cosa dietro ogni comportamento c'è un'intenzione positiva, viene utilizzata nella teoria delle parti con la comunicazione con le parti, certe volte anche direttamente in trance, accettando il fatto che ogni parte di noi in realtà voglia qualcosa di positivo. Anche se poi magari sbaglia, ci fa fare delle cose, no? L'ansia è una cosa, oh l'ansia, però se tu interroghi la tua ansia, viene fuori che invece voleva qualcosa di buono per te. Mm? E questo succede spesso nel mio lavoro, ve lo posso garantire. Mm? So che è difficile da credere, però poi dopo, giorno dopo giorno, succedono. L'ultima delle cose che vi voglio dire, e spero di concludere con questo, quello che per me è un grande panorama di successo, avere scelte, avere più scelte è meglio che non averle. Avere più opzioni nella vita è meglio che averne poche. Quindi non pensate che, Madonna, che palle, devo scegliere fra questa lista enorme. No, meglio così. Ci metterete più tempo, ma è meglio, perché in un grande range di opzioni potete trovare meglio voi stessi. Di solito quando si scende a 2 opzioni vi sentite sempre che c'è qualcosa che non va. Invece avere scelte, avere più opzioni nella vita è meglio. E ora vi svelo l'arcano. Questo è uno dei motivi per cui oggi non ho voluto parlare di tecnica. Perché la tecnica è chiudere a cono su una cosa sola. Oggi abbiamo parlato di concetti perché avere più opzioni per voi è meglio, perché trovate la vostra identità in quello che fate. Dimmi Giulia, ti devi smutare tu, eh? Salutavo Clara perché ha detto che deve andare. Oh, Clara! Ciao, grazie di essere stata con noi. Ciao, ciao. Allora, ragazzi, io Esatto. ho finito qua, vi ho parlato di tante cose. Se avete delle domande, sono pronto a rispondere a tutte. Dimmi, Antonio, ti devi smutare da solo. No, per lo più non è una domanda, ma quello insomma che penso io, rifacendomi sulle tue parole, no? Che comunque investire, visto che io mi occupo anche di investimenti, no? Investire, cioè investire su noi stessi è l'investimento più importante che possiamo fare nella vita, anche un po' ricapitolando, no? Quindi, per esempio, anche il discorso sulla fortuna, dobbiamo essere noi a farci trovare dalla fortuna, perché certe volte magari la fortuna passa, però se tu non stai attento e non ti prendi quello che vuoi, cioè non hai risolto niente. E poi un'altra cosa che anche il tempo è la cosa più importante che abbiamo e quindi è importante anche appunto usarlo sia per investire su noi stessi, sia anche per visualizzare, no? Per programmarci, perché ci sono anche molti sportivi, no? O comunque delle persone di successo che visualizzano, no? Prima di fare una gara, una competizione, un qualcosa, se la immaginano questa cosa, no? E poi la realizzano, perché immaginarla poi è come, no? Se già hai fatto, se già sei comunque a metà strada, già hai fatto quell'azione, hai fatto un passo, quindi fare delle azioni, guidare il nostro contenitore per creare poi attorno a noi il nostro mondo felice, no? Creiamo noi il nostro destino, c'è l'universo che ci circonda, il nostro mondo, siamo noi a farlo, quindi è importante questo, ecco, guidarci, come il nostro contenitore è come una macchina, quindi questa macchina la dobbiamo guidare e dobbiamo fare delle azioni per poi creare il nostro mondo felice intorno a noi, no? C'è una bella cosa che vorrei aggiungere sul discorso della macchina. Sai quando dici, boh, me ne vado in Albania, piglio la macchina e parto. Ok, se non hai un buon programma, se non hai una buona mappa, corri il rischio di rimanere fermo dopo pochi chilometri.
Invece avere una buona mappa, avere un buon programma ti permette di fare la benzina quando ti serve, perché poi magari finisci la benzina e rimani a metà tra un distributore e l'altro. Ti permette di ottenere Ciao Francesco, grazie di essere stato con noi. Ti permette di avere i migliori prezzi per quanto riguarda il soggiorno, di avere i migliori ristoranti, no? Queste cose che vi ho detto non devono essere cose che vanno a prendere pezzi enormi della vostra vita. Possono essere semplicemente cose di tutti i giorni, che notate tutti i giorni. Vi ho fatto degli esempi sulla spesa. E un'altra cosa che vorrei dirti, perché l'ho sentita dire da Paolo Crepè e mi è piaciuta moltissimo, sai questa storia che no, nella vita ogni tanto partono dei treni che sono fortunati, no? Partono dei treni, però in qualche modo ci devi andare in stazione, perché non è che il treno ti passa davanti a casa, devi andare tu in stazione, no? Anche se vuoi semplicemente aspettarlo il treno, no? E dici prima o poi passa, però vai in stazione, non aspettarlo a casa. E quindi sì, sono d'accordo con te, Antonio, rimboccarsi le maniche e via. Gente che ha tanto successo la vedi molto impegnata. Certe volte li vedi dormire, li vedi arruffati, li vedi pieni di fogli e dici, ma scusa, ma non avevi detto che volevi? E ti rendi conto che stanno programmando, ok? Si stanno preparando in Esatto. un'altra maniera. Quindi l'attività non pensate che sia soltanto un discorso fisico, ok? C'è tanta attività. Giulia, volevi dire qualcosa? Sì, no, appunto che io sono uno di quei bambini che mangia subito il marshmallow e poi si incacchia perché dice: "Mannaggia, poteva averne un altro". Io oltretutto mi incavolo anche. E vi posso assicurare che ho passato gran parte della vita a improvvisare e a dire io per esempio faccio sempre questo esempio, prima di venire qua ero una di quelle che: "Sì, ma tanto una soluzione si trova, ma dai che qualcosa riusciamo a" Gli svizzeri hanno provveduto a distruggere tutto questo tutta questa mia convinzione. E ora, a distanza di anni, penso a quando dicevo: sai cosa, potrei iniziare un corso di, non lo so, parrucchiera, estetista, ma ci vogliono 3 anni, ma 3 anni, ma che palle. Son passati 5 anni e a quest'ora ero un estetista e son passati così. E adesso se ci penso dico: "Mannaggia, no, a quest'ora se l'avevo fatto, se invece di pensare: "Oh, ma, quanto tempo, avevo dedicato quelle poche ore al giorno tutti i giorni a fare questa cosa", e lo so, adesso sto cambiando tanto e mi rendo conto di quanta differenza fa, ma anche banalmente per il famoso oroscopo, perché è iniziato a caso, totalmente a caso, una sera che mi annoiavo, ha continuato a caso perché non avevo idea che sarebbe piaciuto così tanto. Quando è cominciato a piacere, allora mi ci sono messa e ho detto: "Okay, ogni volta che finisco un oroscopo penso al tema dopo e durante i giorni della settimana penso a quello che poi andrò a fare lì". Poi è chiaro, quando sono lì che lo faccio mi vengono 3000 altre idee, magari ce le inserisco, però già avere una scaletta mentale, fa andare tutto molto più liscio e veloce. A questo punto, oltre a questo, mi sono fatta anche un programma nella vita, cosa mai fatta ragazzi. La prima volta a 30 anni mi trovo a fare dei programmi per la vita e mi rendo conto di quanto ho una strada già scritta, basta solo che la segua. Perché non l'ho mai fatto? Perché so scema, una pera, come questa qui. Però mi rendo conto, cioè sembra complicato all'inizio perché devi aspettare, sembra un'eternità, ma 3 anni spesi a diventare qualcosa di più, tra virgolette, non sono mai un'eternità, anzi passano così e dopo hai qualcosa in mano. E guarda, quello In che più. hai appena fatto, Giulia, è raccontare una storia di successo. Cioè,
non necessariamente un risultato che stravolge la vita di qualcuno, ma la storia si basa su comportamenti, azioni e fatti. Ok? Valuta quanto sei dentro il tuo range, dentro la tua strada e continua ad andare a diritto. Ma insomma, per come ti conosco, stai avendo dei risultati pazzeschi nell'ultimo periodo, ma l'abbiamo visto tutti, Sì, cioè con i tuoi video, no? Con le cose che abbiamo girato. questo mio cambiamento è anche un po' colpa tua. È anche un po' colpa Grazie. tua. Colpa. Sì, esatto. Non Esatto. merito la scherzo. Ovviamente no, sicuramente mi ha aiutato a fare un attimo quel passettino oltre la porta. Quello. Quindi. Ci sono veramente tante sfaccettature per quanto riguarda il tema successo. Io spero, ragazzi, che poi magari, insomma, questo video lo posto, nel senso in qualche modo, perché almeno ve lo potrete rivedere. Se ci sono anche in altri momenti, no, delle cose che non vi sono chiare, mandatemi una mail, insomma, chiedetemi, perché dovete sapere che avere accanto persone di successo, eh, avere amici che hanno successo è una cosa bellissima. Imparate da subito, se potete, a essere contentissimi dei risultati degli altri e non fatevi abbattere. Non credete che se qualcuno ha un risultato allora voi perdete qualcosa. La stessa cosa, l'altra volta abbiamo parlato di complimenti, no? Sai che quando dici, ah, com'è bella lei, significa che quell'altra fa cagare. Non è vero. Semplicemente hai detto che è bella lei e può essere bella anche l'altra. Quindi non è vero che se un vostro amico o una vostra amica hanno un buon risultato nella vita, voi non lo potete avere. Non è una cosa finita. I risultati fanno parte dei vostri percorsi. Quindi io, se non avete domande, se non volete dirmi niente, posso terminare qua. Ricordandovi che a voi e alle persone che ci ascolteranno, se avete intenzione di fare questo percorso che si chiama formazione trasformativa, sarò contentissimo di spiegarvi molto meglio che cosa significa e darvi tanti strumenti per essere insomma più in contatto con voi stessi, ma anche per ottenere di più dalla vita. C'è tanto materiale, ragazzi, tanto. Io oggi spero di aver aperto un cratere in modo che voi diciate, mannaggia, ma guarda questa roba, io non ci avevo mai pensato e come collego questo a questo. Spero di aver fatto, insomma, un bel gesto per voi. Come al solito, le mie 2 paginette, va bene, le mie 2 paginette che poi alla fine quanto tempo è che stiamo qua insieme? Ecco, 2 ore. Va bene. Infatti. Vanessa, quando È ci un'ora a siamo... papiro. Vanessa quando ci siamo sentiti mi ha detto 1 ora e mezzo, se ti conosco diventano 2 e c'aveva ragione, vabbè, che devo dire. Ragazzi, se non avete domande io vi auguro buona serata, siete meravigliosi, grazie mille di essere stati con me e di insomma aver reso questa cosa possibile. Buona serata a Grazie a tutti. te, Caruso. Ciao a Ciao. tutti, buonasera. Grazie a te. Ciao, Ciao Caruso, Ciao. grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie.